Ciao Monica, prima sessione per Giovanni. Ciao. Ti accompagno. 5, 4, 3, 2, 1. Ehm, Penso che siamo nella prima guerra mondiale qua, quindi una vita precedente, parallela, come la vogliamo definire. E penso che sia il momento prima dell'impatto, perché lo vedo che sta conducendo un aereo da guerra. Ed è come se mi facesse sentire un pensiero, tipo come lo sapevo che dovevo fare un'altra scelta. Ed è il pensiero che sento prima dell'impatto, perché viene colpito, cade a terra questo aereo. E muore. Sì, Ti dà l'autorizzazione questo Giovanni o Giovanni stesso? sì, 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 assolutamente. Giovanni mi dà l'autorizzazione, sì. E questo uomo della prima guerra mondiale come si chiama? Michael, penso sia austriaco. Va bene. Nuovo progetto, cioè attuale progetto della vita di Giovanni. Detriti. L'anima vuole che lui si liberi di tutte queste stratificazioni che lo soffocano, di tutti questi residui anche che appartengono al passato. Nome della sua anima. Peonia, Dello spirito. volo, Vibrazione di Giovanni. 2,5, Consapevolezza. 139, Anima. 43, Vite. 2016, Cervello. 9,3, Suscettibilità ipnotica. 40, 3D. 75. Vivacità animica. Mm, mi oscilla, sai, probabilmente dipende dalle tematiche, perché mi va tra i 98, a tratti vedo 98, a tratti vedo 100, come dice lui, le sue resistenze. Entità eteriche. Allora, c'è una, come falconiforme, una colomba bianca che porta in bocca un ramoscello di ulivo. È come se lo volesse portare verso un'idea di pace, di tranquillità, anche abbastanza fittizia. Ehm, Sai, di quelle un po' create a tavolino per mantenere le acque calme. In opposizione c'è un dinosauro che è divoratore e distruttore e tratti li fa sentire proprio un senso di insoddisfazione, una voglia anche di scappare, di mandare all'aria tutto. E poi c'è nel secondo universo un pagliaccio che un po' lo provoca e un po' lo deride. Queste tre. Mentali. Dunque, sono tre. Superficialità, ehm, stranezze e fuoristrada.
Superficialità è un'entità mentale che vuole mantenerlo sulla superficie delle cose, vuole convincerlo che se lui rimane sulla superficie delle cose, la vita è più semplice, più scorrevole. E quindi gli dice di non andare ad entrare troppo in profondità, gli dice di non soffermarsi troppo sulle cose, ma piuttosto di volare di fiore in fiore, di toccare sì un po' una cosa, un po' l'altra, ma senza approfondire nulla di fatto. Direi come livello 5-6. Poi stranezze è un'entità mentale che gli vuole dire che lui deve tenere un pochino a bada certe sue stranezze, perché poi le persone intorno potrebbero giudicarlo male, lui si potrebbe un po' fare terra bruciata intorno, per cui lui non deve esprimersi in maniera totalmente libera, si deve invece contenere e mascherare. E anche qui come livello direi 5. E poi c'è fuori strada. Allora, questa entità mentale, come se lo volesse rendere insicuro. Quindi gli dice che di stare attento alle scelte che fa, perché è molto probabile che lui poi faccia delle scelte sbagliate. E questo è un modo, oltre che per farlo sentire insicuro, anche per farlo rimanere fermo, in modo che lui non sceglie niente e sta e fa rimanere le cose così come sono. E Mhm. qua di livello 4. Questa fuoristrada ha cercato di dissuaderlo dall'assessore. E magari di rimandarlo, di dire che ci sono altre cose a cui pensare, ci sono delle priorità. Impianti. C'è come impianto mentale un disco 33 giri. Ed è come voler riproporre in maniera costante un programma costituito da infelicità e da subordinazione. E poi c'è una specie di corda intorno alle sue cosce che gli impedisce di muoversi liberamente come lui vorrebbe, magari anche in una direzione diversa. E basta. Va bene. Apriamo le porte del cinema e invitiamo la sua compagna e il suo amico. La sua compagna si è portata un sacchetto di patatine, di quelle in sacchetto. Si vuole gustare Mm. lo spettacolo. Cioè, perché è come se, guarda, mi arriva questa sensazione, cioè che è come se lei lo vedesse, come hai detto tu, come uno spettacolo, ma non come un'opportunità. Mhm. Non so se Un rendo film. l'idea. Mm. Sì, poi dopo è finito, è fine. Poi io ritorno alla mia vita, no? Dopo il film. In questo momento la sensazione che ho io è questa. L'amico. Allora, l'amico lo vedo in questo momento un po' trafelato, un po' agitato e probabilmente appunto ha tutta una serie di sue preoccupazioni personali, no? E però è come se cercasse di mettere a bada la sua ansia perché ci tiene fortemente ad assistere a questa sessione. Qualcun altro che vuole assistere. Per esempio in ambito lavorativo, parenti, amici. Ah, aspetta, vediamo. Un po'. Mm.
Allora, mi è venuto come un ex paziente eh, di, eh, di quelli che potevano essere una volta proprio gli ospedali psichiatrici, un ex lungodegente. Ma vivo? Sì, è anziano, è un signore anziano, ehm, tipo che poi quando è uscito ha iniziato a fare anche degli studi. Poi forse c'è sua madre. È viva tua mamma? No, Giovanni. Ok. Come se volesse accertarsi che questa cosa non è pericolosa per lui. E quindi si è seduta in fondo. Lei dice, cioè non è che voglio metterci il becco e tutto quanto, voglio solo essere sicuro che questa cosa non gli faccia del male. Mm. Gli farà del male? No. È possibile che gli faccia del male, almeno una nostra sessione. Non dico quella degli altri, io non sono informato e non mi interessa esserlo. Allora, sono sessioni intense, per cui magari in certi momenti è ovvio che emergono delle tematiche che erano tenute represse e per cui cioè, c'è uno scombussolamento, Mhm. ecco, ma non del male. Qualcun altro? Mm, ma qua credo che sia, essere che sia una collega, ma mi sembra donna però, che non so se è esattamente il suo reparto o un reparto vicino. Mi sembra una ragazza gentile, ehm, sorridente, come di quelle persone che vogliono sempre un po' tirarti su di morale, vogliono darti la parola buona, ehm, per raddrizzarti magari anche un po' le giornate storte. Va bene. Monica, torniamo alla vita di Michael. Causa esoterica del presentarsi subito ai tuoi occhi e alla tua visione in questo modo. Ho fatto la scelta sbagliata e poi l'hanno abbattuto. Sì, l'importanza delle scelte. Mi sembra, lui aveva 23 anni, penso che mi stia dicendo, che lui in realtà aveva una possibilità di scelta, e quello che lui ha fatto è proprio di essere parte attiva di questa guerra, proprio così, in prima linea, quindi di volare nei cieli con un aereo da guerra. Però nel momento in cui aveva fatto questa scelta, per un attimo è come se dentro di sé avesse sentito che non era la scelta giusta. Però l'ha fatta tacere questa voce interiore e ha preferito scegliere questa come se fosse anche una scelta di maggior prestigio. Ehm, e mi sembra che venisse da una famiglia ricca, in realtà poteva anche evitare questa cosa. Ehm, come a dire, tutto è scelta e le scelte vanno ponderate bene. Nel mio caso ha comportato una conseguenza estrema, ma tutte le scelte hanno delle conseguenze vitali. E Vediamo, forse in questo momento Giovanni sta vivendo per certi aspetti in una certa passività. vediamo se c'è una vita parallela, passata parallela che Giovanni ha vissuto con la sua attuale compagna.
Mm. Mi fa vedere, è un lavoro un po' simile perché lui fa l'infermiere e vedo che lei è giovane, ha qualche malattia congenita tipo, quindi deve fare dei lunghi periodi in ospedale e lui sì, è uno degli infermieri che la seguono, no? Ehm, Beh, lei si sente abbastanza sola, anche perché lei non riesce praticamente mai a vedere i suoi coetanei. Lui è un po' più grande, quindi lei si lega molto a lui. E vedo che lui la sostiene, cerca di eh, farle comunque vedere la bellezza della vita. Vedo che quando può la porta all'esterno, le fa sentire il vento, le fa vedere la bellezza del sole, dei colori. Ehm, E però poi questa ragazza non muore. Un'altra? No, non ne vedo un'altra, sai. Una vita parallela con l'amico. Ehm, con l'amico mi fa vedere che sono dei fabbri, creano diverse cose con il ferro. In particolar modo credo che l'amico sia più grande e gli insegna a fare dei ciondoli un po' complessi. Non so come spiegarti, che poi dopo richiudono. Ma Cioè che se li apri, non so, sembra tipo una croce se la apri, no? Poi se la chiudi invece è una palla. E complessivamente, quindi questa palla è un ciondolo mm, che puoi chiudere, no? di E, gioielleria o anche altro? ma qua sembra rame. Mm, dicevi, scusami. Eh, sì, così quindi l'amico insegna a lui questo mestiere, ehm, che è un mestiere proprio di minuzie e di attenzione, anche molto di concentrazione, di solitudine, eh, di dettagli. Monica, Giovanni è sottoposto a un progetto di abduction. Sì, sì, e vedo che è come se di notte, specialmente il coccodrillo, ehm, cercasse di far girare ancora più velocemente il suo disco 33 giri, che è il suo impianto mentale, che serve proprio per farlo sentire ancora un po' più stanco, diciamo così, della sua vita, a farlo rimanere attaccato alla sua vita, ma stanco della sua vita. E quindi in questo girare vorticoso di questo disco è come se attraverso il buco, presente, no, come è fatto il Mm. disco, no, che c'è un buco centrale così, lui potesse drenare le energie mentali e fisiche di Giovanni. Quante sono state dalla nascita di Giovanni le abduction? Non so se effettivamente mi lo dà come un bambino tranquillo, anche un po' timido, ehm, che non riconosceva molto bene quelle che potevano essere le entità benevole, diciamo, dalle entità malevole. Quindi quasi che a volte lui era complice delle abduction, ok? In che Perché senso? lui, sì, perché come se lo prendessero per mano e lui per curiosità ci andava. Quindi non era la forzatura, Mhm. il rapimento, diciamo, no? L'abduction sarebbe un rapimento. No.
in questo caso non era neanche un rapimento. Cioè, certo, Una passeggiata, un'avventura. eh sì, esatto. E poi cosa facevano dopo, dove lo conducevano? Che succedeva? In parte gli hanno fatto vedere anche delle abduction di altri. Siccome lui non era in un certo senso spaventato, gli hanno fatto vedere prima tipo come delle abduction di altri bambini, però erano più grandi di lui. È come se lo convincessero che era una specie di potenziamento delle loro facoltà, delle loro menti. Era un modo ovviamente per agganciarlo anche in futuro, in modo che lui non si sottraesse all'abduction, ma che le vedesse come un qualcosa di aggiuntivo, no? Un'implementazione delle sue capacità. Mm. E Quante sono? quindi mi fa vedere come se lui, tipo così, da bambino, era ok, no? In questo rapporto quasi. Poi invece, quando è iniziato a crescere, già da ragazzo, che può essere intorno ai 13 anni, così, non gli stavano più bene, perché comunque una parte di lui aveva iniziato a capire che questo gli portava via. Non gli dava, ma gli portava via. E come numero, e infatti da lì ha iniziato anche a ridursi il numero, perché ovviamente lui diceva no, e a volte riusciva a resistere. Mm, mm, mm. Da bambino è come se mi facesse vedere, tipo come fine, aspetta, tipo, mi fa vedere questa età che può essere 6-10 anni, eh, mi fa vedere che erano tipo 4 al mese. Poi dopo mi fa vedere che è cambiato qualcosa dai 10 ai 13 e sono diventate 2 al mese. E adesso? Ehm, allora, adesso è saltuaria la cosa. Mm, però mi fa vedere tipo che magari un mese no, e in un mese è capitato anche 3. L'ultima Perché quando è stata? vediamo. E che finalità Eh, aveva? dunque, mi dice 2024, mm, tipo estate, era estate. È come se lui ehm, gli frullavano delle idee in testa che potevano essere anche quelle di cambiare vita. E questo non andava Mm, bene, perché nel momento in cui avesse cambiato vita non sarebbe più stato lo schiavo di prima, il prigioniero di prima. mm, mm. Monica, in queste abduction, soprattutto quelle per tutti, degli ultimi anni, c'è un intento delle entità di allontanare le persone che si sono avvicinate a questo lavoro dal prenderlo in mano personalmente, facendo per esempio una sessione? Io che leggo mail di rimandi dalla mattina alla sera quotidianamente, ti dico che a me questa è una netta sensazione. Sì, perché ci sono stati gli anni della pandemia, no? In cui sono riusciti a creare, diciamo, un blocco esteriore, per cui effettivamente le persone non avevano la possibilità magari di mettere in atto alcuni tipi di progetti. Poi hanno invece invertito le cose, quindi hanno sbloccato l'esterno e hanno invece provato a bloccare l'interno, che ovviamente poi è il blocco più potente. Ehm, e in generale hanno allontanato quasi tutte, molte delle persone che avevano iniziato un cammino
di trasformazione, un percorso spirituale, le hanno reimmesse nell'esterno. E quindi è proprio come controllare i programmi. Noi tutti, no, riceviamo nella nostra mente dei programmi e questi programmi che invitano invece a concentrarsi prevalentemente sull'esterno, su ciò che c'è da fare fuori e invece a disincentivare sul fare dentro. Specialmente queste operazioni più profonde. Quindi va bene il fare dentro, che ne so, magari a livello di meditazioni guidate, a livello di pratica yoga, eccetera, però non i lavori così profondi. Ok. Ehm, Va bene. Al netto di problemi esistenti, quanto è importante il discorso abduction, Monica? È chiaro che l'abduction è lo specchio della nostra evoluzione frenata, eh, perché nella Matrix cioè, la Matrix è fatta, ok, di forze oscure e di abduction. Quello che noi dobbiamo fare è cercare di ripristinare la luce, la verità. Quindi più noi andiamo in questa direzione di liberarci e di vedere la verità, e minori sono le abduction. Perché sicuramente loro ci proveranno, ma noi saremo in grado di vederle, di riconoscerle e di opporci, dire di no. E è un lavoro sudato, sicuramente, eh, però va fatto perché quello che noi, il gioco consiste in questo, nell'affermare noi come creature divine al di sopra di questi meccanismi, che sono voluti dalle forze oscure. Meccanismi che infatti prevalentemente si attuano di notte, quando noi abbiamo meno il controllo della situazione. Vabbè, Mm. Monica, da circa 7-8 mesi, no, da più tempo in realtà, Giovanni ha iniziato un percorso spirituale e circa 7-8 mesi fa ha raggiunto un po' questo culmine, e provato un picco di immensa gioia per questa nuova strada percorsa, come se vedesse tutto meraviglioso e stupendo, come se fosse sotto l'effetto di una sostanza stupefacente. Sì, lui ha avuto dei momenti di iperconnessione, proprio come vedo la sua anima che gli crea una onda di gioia che cresce sempre di più, proprio come se fosse un cavallone, un'onda molto grande, no? Che cresce, 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 cresce e la sua gioia raggiunge un picco molto elevato. E questo lui l'ha vissuto per ben 2 volte, quasi una gioia apparentemente ingiustificata, perché lui l'ha provata in un momento così molto semplice, no? Lui diceva, stavo accompagnando la mia ragazza al lavoro, stavo ritornando da questo e sono stato pervaso da una gioia infinita. E, e queste sono le piccole incentivi che la nostra anima ci vuol dare, perché va detta una cosa che magari può rattristare un po' Giovanni, però lui ha più capacità di entrare dentro di sé quando la sua ragazza è lontana. Mm. Eh, E lui sta annuendo. è un po' dolorosa detta così, Mm, mm, mm. perché lui giustamente vorrebbe magari anche trovare un modo, no? Per Per fare un crescere. salto a Sì, questa relazione. sì,
E magari lui vorrebbe crescere, conoscersi, ma non insieme a lei. tagliare. Sì. E qual è la causa esoterica di questa coppia? Ma lui lì in quella vita gli ha detto che gli prometteva che non l'avrebbe mai lasciata. Quella Cioè della lui lo sapeva, paziente. Mm. sì, Mm. lui sapeva che eh, era molto probabile che lei non ce la facesse. I medici gliel'avevano detto. Mm. E infatti poi è E finita così. è finita così, effettivamente. È stata lì diversi mesi, però ehm, Però noi non siamo qui per farci promesse da film, siamo qui per eh, evolverci. esatto, il Mm. problema è proprio questo, che noi rimaniamo connessi a delle vite che continuano a erogare il loro tipo di energia. E siccome l'energia principale di quella vita era il non ti abbandonerò mai, ecco che si diffonde anche in questa vita. Ok, Ok? Quindi è come se lui si sentisse che tanto non la può abbandonare. E lui stesso non si capacita bene del motivo. Sì, lui dice sì, le sono affezionato, le voglio bene, ma c'è ancora un qualcosa di più potente che mi tiene legato a lei, ed è questa vita. ok. Questa sessione si chiamerà La scelta. Mm? Poi possiamo scegliere tutto. Io potrei passare tutta la sessione a invitare gente nel cinema, per Ah, poi esempio. tra l'altro posso dire una cosa? Sì, Non so se realmente si è realizzato così, ma loro si sono conosciuti e dopo poco sono andati a vivere insieme. è così? Ok, sì, Perché era questa vita già che chiamava, cioè che loro dovevano essere uniti intensamente e fare le cose subito, insieme. sì, uniti. Potrei chiamare in questa sessione, nel cinema, infinite persone di vite parallele, di vite. In realtà voglio sapere solo se esiste e se c'è, la chiamiamo la sua fiamma. E mi arriva con le lentiggini, come se fosse molto vitale, molto spensierata, cioè ha una freschezza, una gran voglia di vivere, che sembra che si presenti quasi sotto forma di bambina, però più che altro ad indicarmi l'amore che ha per la vita. Non è la compagna. E no, come se avesse anche voglia di farlo giocare, però un gioco non fine a se stesso, ma un gioco per ricontattare anche, non so come dirti, eh, quella Pensiero. purezza, quella Sì. voglia di vivere, eh, quella gioia proprio anche immotivata, un po' come quella gioia che lui ha provato in quei due episodi. Va bene. Monica, andiamo al suo lavoro. Lavora in ambito psichiatrico e si occupa direttamente dei malati. Causa esoterica. Qua mi dà come se lui avesse avuto una madre però in un'epoca in cui no, non c'era tanta possibilità, in un'epoca e in un contesto in cui non c'erano possibilità di grandi cure, diciamo, no? E vedo che è un figlio che si dedica completamente alla madre, che vive dei momenti in cui è quasi un vegetale, talmente forte la sua depressione, e poi ci sono invece dei momenti mh, di esagitazione e dei momenti in cui diventa pericolosa per se stessa. E, così, è una vita in cui lui la occupa in questo modo, senza fare una vita propria.
E perché Eh, sceglie nuovamente in questo lavoro? La considera una sorta di vocazione o la interpreta, prova a interpretarla come una sorta di ma vocazione. lì lui l'aveva curata in casa. Aveva fatto di tutto finché la madre non fosse rinchiusa in un istituto perché aveva capito che erano delle realtà crudeli. Ehm, ed è come se lui volesse in qualche modo sperimentarsi di nuovo in queste vesti, di dare un appoggio, a chi non riesce a comunicare, a chi non riesce ad inserirsi, no, nella società, però in una struttura, pensando che magari in una struttura, con determinati strumenti, a disposizione, con determinati protocolli a disposizione, lui possa fare un lavoro migliore. Ok? Ed è un lavoro come se lo facesse anche per quella madre lì. Io personalmente reputo molto prezioso il lavoro che fa Giovanni e lui a volte si sente sconfitto, ma anche a causa dell'entità mentale fuori strada, che vuole sempre mettergli dei dubbi riguardo alle sue scelte, riguardo ai suoi comportamenti, e lo Lui vuole mettere in crisi. sospetta ci sia un'entità o delle entità dietro i malati mentali, diciamo. È riassumibile in questo modo? Allora, mi viene da dirti che a volte sì, e a volte è un'entità che è stata dietro a delle persone, mh, cioè tipo, no? Non so come spiegarmi. Ehm, eh, che alcuni di questi sono stati loro in prima persona colpiti da delle entità che li spingono proprio a questa follia, a questa chiusura in loro stessi e a una estrenua difficoltà a comunicare con l'esterno. Però a volte loro invece sono stati proprio vittime delle entità, prevalentemente dei genitori. Ehm, che hanno come spalancato i genitori stessi un varco verso loro, verso i bambini. Eh, Mm. e vedo principalmente effettivamente entità del secondo universo che porta a delle azioni, a dei pensieri incoerenti, instabili, ehm, che portano all'isolamento, al rifiuto, al rendere anche queste persone ridicole. Io penso anche per questo lui abbia come sua entità il pagliaccio. Cosa porta un'anima a fare un'esperienza del genere? A darsi a delle entità del secondo universo, a rendersi ridicole, a disumanizzarsi. Vedi, questo è molto importante perché poi queste persone possono incontrare una persona come Giovanni. Questa è un'esperienza umana potenzialmente elevata, perché consente in un mondo nel quale sono chiuse queste persone, no? Che è un mondo buio, un mondo fatto di rifiuto, un mondo fatto di prese in giro, di isolamento, di trovare qualcuno che invece voglia iniziare a accendere lì una luce, voglia iniziare a portare calore, vuole iniziare a portare comprensione. Persone come Giovanni lo fanno e più accendono, portano luce in questi luoghi, più accendono anche luce in se stessi. Accende quel fiammifero. Sì, Ne ha accesi tanti lì dove sta lavorando. lui è sempre un po' insicuro di quello che fa.
si chiede se lo fa nel modo giusto, se davvero ha un valore quello che fa, se potrebbe farlo meglio, diversamente, se qualcuno lo fa meglio di lui, cose del genere, no? E io, quello che vedo è che a volte ha acceso i sorrisi sul volti di alcune persone, ha fatto venire una piccola scintilla di fiducia, perché purtroppo queste persone spesso sperimentano, vivono la sfiducia, in quanto si ritrovano spesso persone che non li comprendono, che non li accettano. E Vediamo quindi un momento in questo lavoro attuale in cui ha, senza accorgersene, acceso un gran fiammifero, una grande scintilla. sembra una crisi di nervi da parte di uno dei pazienti perché non riesce a fare una cosa molto semplice. Penso che riguardi la cura di se stesso. Non so se si doveva infilare le scarpe, se doveva sistemare qualcosa, mettere ordine, cose del genere, no? Ehm, è colto come da una specie di crisi di nervi. E invece Giovanni è come se lo rassicurasse che questa cosa la può fare, che ce la fa a farla. Lo aiuta a farla, lo fanno insieme, lo incoraggia. Ehm, non si sostituisce a lui dicendo lo faccio io, Mm. ok? Lo facciamo insieme, tu lo puoi imparare, lo puoi fare tranquillamente. E l'entità dietro questo malato cosa fa? Sono arrabbiate, cercano di continuare a suonare sopra il loro tamburo perché quel paziente in quel momento è come se fosse un tamburo e loro battono sopra per provare appunto a far sentire frastuono nella sua testa, a farlo reagire in maniera violenta, convulsa. Ehm, però questa azione da parte di Giovanni è come se rendesse inudibile il picchiare sul tamburo. Quindi il paziente si calma. Giovanni ama il flauto andino, quello dell'America Latina. Causa esoterica. Sì, vedo che lo connette proprio come alla natura. È come se lui in quel momento potesse essere proprio nei boschi, nel verde, e poi diventa quel verde lì della natura, diventa il verde del suo cuore, il prato del suo cuore. Ed è come se fosse un tutt'uno, il suo cuore, il verde della natura e, e la connessione che lui ha con se stesso, con tutto quanto. Quale natura? La foresta dell'America Latina, amazzonica? Beh, quella chiaramente è la massima espressione, no? Della natura così rigogliosa, misteriosa. Però io vedo anche che ci possono essere dei boschi un po' più nostrani, diciamo, no? Quindi, però lo vedo come all'interno, non so se lui lavora lì o che cosa, all'interno di una villa d'epoca, non so, sembra una struttura d'epoca così, con un giardino bello. Anche questo sembra un po' segreto, un po' misterioso, anche se non escludo che questo possa essere la sua interiorità, lui che va a esplorare il suo giardino interiore. Lo facciamo suonare allora questo flauto già in eterico, lì, nel posto in cui lavora. Visto che quelli vogliono suonare il tamburo, lui suona il flauto. Perfetto, sì. Vedo che ci sono alcuni pazienti che facevano dei movimenti stereotipati, ripetuti, e si fermano, sorridono e cambiano movimento. Non sono più imprigionati in quel movimento ripetuto. Vedo che si distendono i volti di alcuni di questi uomini, come se ringiovanissero, è come se i loro occhi fossero più presenti.
vedo che qualcuno impara a fare delle cose che era da anni che non riusciva a fare, farsi la barba, senza tagliarsi, farsela bene, rifinirsela, una grande soddisfazione. Poi c'è un altro che è come se volesse imparare a rammendare i buchi degli indumenti, e si sente pronto a farlo senza ferirsi. È proprio un'atmosfera molto più leggera, più rarefatta. Non ci sono urla, c'è solo la musica del flauto che rende tutto più dolce, più sereno. Se lui lo facesse davvero sul lavoro, trovando il modo, non lo so, facendo una formazione tecnica sull'utilizzo All'aperto, di questo strumento, che succederebbe? all'aperto però mi propone. Mhm. È come se, almeno all'inizio, di farlo all'aperto, perché potrebbe essere magari un po' troppo forte farlo al chiuso per alcuni di loro. Ehm, eh, Vedrebbe delle reazioni iniziali un po' disparate, differenti, no? Quindi c'è lui, poi ci sono anche altri operatori, presenti, che in qualche modo possono anche, mm, mm, insomma, no? Arginare eventuali situazioni strane. Però vedo che alcuni accennano proprio a dei movimenti di danza, oppure anche solo semplicemente con le mani fanno dei movimenti, con la testa. Una nuova terapia? Sì, e qualcuno simula come se avesse anche lui il flauto in bocca, no? E quindi come a suonarlo. Ecco. Abbiamo inventato una nuova terapia? E perché no? Ok. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti i malati psichiatrici del centro in cui lavora Giovanni e di tutto il mondo. Diamo loro questa informazione. La loro solo Alcuni, un'esperienza. Mhm. Dimmi, dimmi. alcuni hanno subito dei traumi molto violenti. C'è molto dolore nelle loro vite. E allora forse servirebbe proprio tanta gentilezza in più. Servirebbe anche portare in eterico delle manciate di fiori morbide e profumate, che è gentilezza, un fiore che è delicatezza, che è bellezza, che è non violenza, che è totale accoglienza. Facciamolo. Sì, in fin dei conti la sua stessa anima ha il nome di un fiore, c'è il somino. Peonia, mi sembra. Ah, Mm. adesso mi viene già il somino. È già diventato gelsomino. Vabbè. Sì, Monica, è giunto il momento per Giovanni di andare nel proprio cluster, dove tutti questi che sono oggi punti fondamentali e importanti della sua vita si ridimensioneranno. Le abduction e tutto il resto. Come vedi il suo cluster, il luogo dei patti e dei contratti? un pozzo scuro, profondo, dell'acqua nera, qualcosa che per lui è inquietante e inconoscibile. Cosa ne fa? Mm, Lui dice che adesso lui ha solo l'obiettivo di portare luce, quindi non serve più tutta questa oscurità. E pertanto è come se
questo pozzo venisse fagocitato dalla terra stessa e digerito dalla stessa terra. Quindi il portale definitivo è proprio sottoterra e al suo posto è come se mettesse una fontana fatta di luce. È un ad eternum luminosissimo. L'avatar? L'avatar è come se dicesse io sono Dio, io decido per te. Bene, lo tiene. No, perché Giovanni capisce che è lui stesso a decidere per sé, non uno che si spaccia per Dio. E quindi no, assolutamente lo butta via in un portale definitivo. E qui vedo che suona il suo flauto. Ci sono proprio delle note di grazia e di felicità. Detriti è ancora al progetto. No, non più. L'anima, Mi viene dolcezza infinita, mi viene. l'anima come si chiama? Allora, peonia, gelsomino, mm, e ora? Eh, platano, L'anima e scusa lo spirito, sempre volo. sì, La colomba bianca, il dinosauro che confonde il dinosauro, il pagliaccio, la superficialità, le mentali, le stranezze e fuoristrada esistono ancora. no, Gli impianti, no, li ha tolti. nuova vibrazione, 300, nuova consapevolezza, 169, anima, 48, vite, 1872, cervello, 10,2, suscettibilità ipnotica, 54, 3D 38, e finalmente la vivacità animica è fissa sul 100. sì. Ok, messaggio di Giovanni all'altro Giovanni. Grazie per avermi fatto comprendere l'importanza della scelta. Ogni minuto della mia vita è una scelta. Adesso vedo che sta aprendo il rubinetto, eh, mette dell'acqua dentro un bicchiere e la osserva e pensa a tante cose sull'acqua, sulla scelta di bere l'acqua del rubinetto, la scelta di bere un'acqua in bottiglia di plastica, l'acqua in bottiglia di vetro. E lui dice davvero, tutta è una scelta. E io voglio scegliere nel migliore dei modi per rispettare il cammino evolutivo che sono venuto a fare e che intendo portare avanti. Messaggio alla compagna attuale. Ci sarà modo tra noi due di parlare, ma prima ci sono cose che devo chiarire e vedere dentro di me. Alla madre. Stai tranquilla, questa è la direzione giusta per me. Io sto bene. A se stesso.
vedo che si sta abbracciando e complimentando con se stesso per la gran cosa che ha scelto di fare oggi. Passato da 2,5 a 300 come vibrazione. Come lo vedi, Monica? Dietro di lui sbocciano dei fiori bianchi con il bordo rosa e, e lui si sente rivitalizzato, proprio come se stesse sbocciando anche lui. Ok? Un'ultima battuta? Una battuta da parte di Michael. La violenza non ha mai portato a nulla, Quella vita a nulla l'ha di buono. l'ha tenuta? Sì, ma lui ha fatto una scelta differente, non quella di arruolarsi. Commento finale di Giovanni su la scelta, il concetto della scelta. Vedo, valuto, sento dentro di me ogni cosa che devo andare a decidere. E questo mi fa sentire sempre più ricco, sempre più in gamba, sempre più capace di vedere e di agire. Lui lo propone anche un po' come una specie di interessante esperienza, esperimento. Esercizio. Sì. Va bene, abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.